Ciao a tutti amici del Capricorno, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Capricorno e le tendenze energetiche predestinate per il mese di agosto 2025. Abbiamo la carta del Papa, amici del Capricorno. Può essere un periodo di ufficializzazioni, un periodo di divulgazione anche per qualcuno. Diciamo che quando c'è la carta del Papa si parla di contratti che sono ufficiali. Andiamo a vedere di cosa si tratta con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio potete ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida e trovate il link sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, il link alla nuova pagina web dove trovate tutto quello che propongo e nella sezione dei contatti c'è anche il numero di telefono e sempre in descrizione trovate anche i link ai corsi gratuiti presenti sul canale. Uno è un corso base di metafisica sui chakra e l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi. Bene. Andiamo a vedere quali sono le energie predestinate per il mese di agosto. Allora, partiamo con un wow, Cavaliere di Spade. Abbiamo la carta della stella, un 10 di pentacoli, la carta del matto, un 9 di coppe, la carta del diavolo, un 3 di spade e un 5 di pentacoli. Ragazzi, adesso andiamo a vedere carta per carta, capiamo un attimino qual è l'energia del mese, dopodiché andrò a fare i vari esempi per il lavoro, l'economia, l'amore, insomma andiamo a vedere un pochettino tutto. Allora, partiamo da questo Cavaliere di Spade che mi dice essere un punto di partenza ben determinato, magari verso un vostro obiettivo, verso quello che avete in testa, se vogliamo dirlo così. Andiamo a vederlo. 9 di bastoni, 8 di coppe e 3 di spade. Credo che ci sia come la voglia di uscire da un momento un po' sacrificato. C'è come voglia di qualche cosa di meglio, c'è voglia di togliersi certi pesi dalla testa, certe paure, certe costrizioni. Andiamo a vedere la carta della stella. Abbiamo il Papa, Imperatrice e 10 di pentacoli. Diciamo che sono carte belle, il Papa ce l'avete già a inizio lettura e qui abbiamo anche il 10 di pentacoli che si ripete. Allora, devo dire che questo gruppo di carte mi parla di qualche cosa che potrebbe andare in crescendo. Potrebbe esserci qualche cosa proprio di concreto e di materiale qui che va a svilupparsi. Andiamo a vedere questo 10 di pentacoli. Abbiamo l'imperatore, temperanza e ruota della fortuna. Ma wow, ragazzi, che belle carte. Io ho come la sensazione che da un momento un po' sacrificato
nel mese di agosto si inizi a vedere un cambio a livello concreto, a livello tangibile. Andiamo a vedere questo matto. Abbiamo un 7 di pentacoli e un 2 di coppe. Dunque, qui potrebbe esserci un momento dove, come vi dicevo, le cose in un certo senso prendono una concretezza, è come se riusciste a manifestare qualche cosa di concreto. Vi dico, potrebbero esserci delle alleanze che portano a questi nuovi inizi. Qui abbiamo imperatore e imperatrice, non vi nego che potrebbero essere ehm, nuovi progetti di una coppia, proprio perché c'è imperatore e imperatrice. Difatti qui vi do anche il 2 di coppe. Non è detto che sia necessariamente una coppia romantica, eh. Può essere anche una coppia di amici. Andiamo a vedere il 9 di coppe, perché anche il 9 di coppe è una carta super bella, è una carta di appagamento. Abbiamo un 9 di pentacoli e un 10 di spade. Andiamo a vedere il diavolo. Asso di coppe e carro. Il carro quando è il contrario parla di un'indecisione, di qualche... Probabilmente c'è qualche tipo di scelta, qualche tipo di obiettivo che vorreste raggiungere. Può essere che abbiate bisogno di qualcuno per raggiungere questo obiettivo. Vi faccio un'ipotesi. Se per esempio, non lo so, volete aprire un negozio nuovo, avete bisogno di collaborare con l'idraulico perché magari vi deve mettere a posto, non lo so, il servizio. C'è come la necessità di lavorare con qualcuno. E vi dico, con questo carro al contrario è come se ci fosse una certa indecisione nell'iniziare qualche cosa. Però qui avete il Papa, 2 volte, quindi secondo me ci sarà qualcuno che vi guiderà, vi instraderà. Andiamo a vedere il 3 di spade. Giustizia. 7 di coppe, 7 di bastoni e re di spade. La giustizia è una di quelle carte che regolarizza, anche lei, soprattutto lei, come la carta del Papa, ci parla di contratti. Qui io ho come la sensazione che con questo re di spade è un po' come se vi dicessero cercate di mettere in ordine lì le idee perché c'è un 7 di coppe e qui diciamo che le intuizioni, se vogliamo, potrebbero essere tante, ma c'è da mettere ordine, c'è da lasciarsi indietro con questa giustizia quello che non funziona più per mandare avanti quello che invece sì funziona. Andiamo a vedere il 5 di pentacoli. Abbiamo la luna e il mago. Quindi nuovi inizi. Però è anche vero che la luna molte volte ci parla di paure. Tenete presente che anche il 9 di bastoni è una carta che parla di paura. È come se ci fosse la paura che succeda qualche cosa che è già successo. Quindi io credo che questa titubanza di cui parlavamo qui con il carro sia dovuto al da che parte mi muovo, cioè dove vado, perché le idee ci sono tante, ho voglia di concretizzare, secondo me c'è qualche cosa che si concretizza, tenete presente che avete anche la ruota della fortuna, che è un bellissimo cambio che potrebbe arrivare, di conseguenza c'è comunque l'inizio perché abbiamo il mago alla fine, però è come se non fosse poi così sciolto, ecco, mettiamola così. Deciso sì, però sciolto no. Che cosa vuol dire? Che le idee in testa secondo me le avete, qui avete anche un 8
di coppe, quindi sapete di quello che vi manca, quello di cui avete bisogno, però probabilmente c'è titubanza sul come raggiungerlo. Mm? Adesso andiamo a vedere settore per settore, ragazzi. Partiamo dal lavoro. Allora, se siete senza lavoro, beh, vi dirò, nel mese di agosto, secondo me le cose sono un po' rallentate. Effettivamente avete la carta della giustizia, quindi non nego che per qualcuno sì, ci potrebbe essere questo nuovo inizio di cui ci parla il mago, questo nuovo, può essere un lavoro nuovo con il quale prendete contatto, ma che inizierà a settembre, o potrebbe essere un lavoro, diciamo, un secondo lavoro, o magari anche un primo lavoro, però è giusto per arrotondare. Per quello che riguarda le persone che sono dipendenti, innanzitutto spero che siate in vacanza ad agosto, però ragazzi devo dire che non va male, anche nel caso doveste lavorare, sento che comunque l'ambiente è abbastanza tranquillo, sento che insomma anche con i colleghi ve la cavate, tutto sommato è un mese che passa abbastanza tranquillo. L'unica cosa è che potrebbero, soprattutto se siete assunti in aziende che fanno i turni per le vacanze, perché l'azienda non chiude, quindi i dipendenti turnano, secondo me potrebbe arrivarvi qualche nuova mansione, qualche cosa di nuovo potrebbe effettivamente incrociare la vostra vita. Non fatevi troppi problemi sul sarò capace, non sarò capace, che cosa succederà se sbaglio, cioè nel senso abbiate un po' più di fiducia in voi stessi perché io sento che le capacità qua ci sono. Mm? Anche con i colleghi, secondo me è un mese abbastanza tranquillo, agosto. Per quello che riguarda invece le persone che sono autonome, sento un po' più di fatica. Ehm, Adesso dipende anche lì se voi ad agosto siete chiusi per ferie. Diciamo che non è un mese dove ci siano grossi problemi a livello lavorativo, però è come se fosse un po' lento il mese di agosto. Devo dire che comunque risultati ne avrete, quindi non vi preoccupate, cioè riuscirete a far fronte alle spese, secondo me avanzerà anche qualcosa. Adesso poi arriviamo anche al lato economico. Anzi, ve lo dico subito, parliamo di soldi. Per quello che riguarda il denaro, allora, secondo me c'è qualche cosa in più da poter generare come denaro, c'è la possibilità di generare del denaro in più. C'è allora la ruota della fortuna, il matto, un asso di coppe e il mago, sono tutte carte di nuovi inizi. Quindi secondo me c'è come la possibilità di iniziare qualche discorso con i soldi e questo discorso potrebbe essere iniziare nuove forme di investimento. Ehm, per qualcuno ci potrebbe essere qualche spesa aggiuntiva per i figli. Sento che per qualcun altro ci potrebbe essere qualche imprevisto con la macchina, quindi ci potrebbe essere da o cambiare direttamente l'auto o aggiustarla nel caso ci fossero dei problemi, però potrebbero anche essere i mezzi di lavoro, i macchinari di lavoro, ok, che usate per lavorare. Però ho come l'idea che qualcuno qui potrebbe dover spendere qualche soldo in più per i mezzi meccanici, mettiamola così. Devo dire che se vi state aspettando qualche tipo di aiuto da qualche familiare, potrebbe arrivare.
ok? Soprattutto se siete di quelle persone che sono ai ferri corti con la famiglia, beh, il mese di agosto potrebbe portarvi qualche sorpresa. Io non dico che sia necessariamente un aiuto monetario, cioè che vi diano dei soldi, può anche essere un aiuto magari con i figli e anche lì è un risparmio. Se invece di dover pagare la babysitter c'è qualche genitore, qualche amico, qualche parente che vi può aiutare, anche quelli indirettamente, ma sono soldi che non escono, no? Come se fossero guadagnati in un certo senso. Ehm, Potrebbero anche arrivare, mi fanno vedere un vassoio pieno di cibo, quindi potrebbe anche essere che vi facciano dei doni a livello di cibo, magari vi portano una torta, magari vi... È come se qualcuno vi coccolasse, ok? Da un punto di vista della materia, quindi potrebbero essere soldi, potrebbe essere qualche cosa che per nutrirvi o potrebbe essere appunto quell'aiuto pratico di cui parlavamo prima. Non lo so, il vicino di casa sa fare l'elettricista per dire, quindi vi viene a dare una mano e vi fa risparmiare di gran lunga sulla cifra che avreste dovuto pagare, insomma. Comunque, siate un po' oculati forse, no? Aiuto ne arriva, però è anche vero che potrebbe esserci qualche imprevisto, come vi ho detto prima. Quindi non sperperate troppo, ecco, nel mese di agosto. Nel caso avesse dei progetti extra lavorativi, secondo me è il momento giusto per preparare l'inaugurazione di questa cosa nuova, di questo nuovo progetto, o comunque per far partire quello che di nuovo avete in testa, soprattutto se si tratta di collaborazioni con qualcuno. Nel caso la collaborazione sia con qualche familiare, ora dipende dall'età che avete voi, potreste essere voi i figli o potreste essere i genitori, sento che c'è un buon, come vi posso dire, un buon terreno per poter seminare e di conseguenza nel futuro raccogliere, nel caso si inizino collaborazioni con i parenti, quindi o con i genitori o con i figli o con i fratelli. È come se ci fosse della buona energia in quell'ambiente. Diciamo, quando io parlo di famiglia, parlo sempre di famiglia di anime. Cosa vuol dire? La famiglia di anime sono le anime con cui noi ci reincarniamo vita dopo vita, e sono le anime che ci accompagnano. Magari in una vita potrebbe essere mio fratello, quell'anima, nella vita dopo potrebbe essere, non lo so, mio cugino, nella vita dopo il vicino di casa, però comunque sono anime che si reincarnano con noi e che in qualche modo ci accompagnano nel processo. E sento che è proprio quel tipo di famiglia lì che vi verrà in soccorso nel mese di agosto, qualsiasi sia il vostro bisogno economico, lavorativo, però sì che aiuto ne vedo. Per quello che riguarda l'amore, ragazzi, mm, allora, secondo me va abbastanza a gonfie vele per tutti. Adesso poi pubblicherò prossimamente la lettura specifica sull'amore, però io vedo qualche cosa che si concretizza a livello di amore. Vedo come se ci fosse il passaggio alla fase successiva. Ora, se siete single, vi dico, potrebbe essere che vi ritroverete davanti qualcuno, soprattutto se non state cercando nessuno, se è un periodo dove siete a fatti vostri, vi volete fare la vostra vita, beh, la vita vi sorprenderà, perché io ho come la sensazione che partecipando magari a qualche fiera, qualche sagra, qualche festa, anche familiare, potreste conoscere una persona di un certo rilievo, di un certo spessore, e secondo me potrebbe nascere, per adesso vedo un'amicizia, ok? Quindi poi le cose si potrebbero sviluppare. Tenete presente che avete il Papa è colui che ufficializza, quindi non necessariamente con il matrimonio, anche se è una carta collegata al matrimonio, però si può anche semplicemente ufficializzare davanti agli amici. Conosco questa persona, ci frequentiamo, ci piacciamo, ok, ti presento i miei amici, ti presento la mia famiglia, anche questo è ufficializzare, ok? Devo dire che da un punto di vista
di coppia, quindi se siete in una relazione, il che non vuol dire essere in una relazione perché siete fidanzati, vuol dire anche se state frequentando qualcuno, se avete in testa qualcuno. Anche qui le cose devo dire che andranno bene, ci sarà come un avanzare nella relazione e vi dico anche che sarà un ottimo periodo per rimettere le cose in equilibrio o metterle in equilibrio, impostarle in un certo modo, soprattutto se c'è questa nuova conoscenza, no? È come se ci fosse la necessità di ridefinire i propri spazi, le proprie regole, ma soprattutto gli spazi, e con spazi intendo quelli personali, cioè nuova relazione o relazione già esistente, ci si frequenta, però è come se doveste definire che, faccio un esempio, il giovedì sera non ci si vede perché io ho il corso di ceramica piuttosto che il corso di ballo, piuttosto che mi piace stare a casa a leggere un libro. Ed è importante che entrambi rispettino questi spazi. Vedo che sì, che li rispetterete. Però se per caso ci fosse qualcuno che tende un attimino a insistere, è importante che con questo re di spade diciate no, questo è il mio spazio, abbiamo pattuito così, le regole sono queste e si va avanti con queste regole. Mm? Questo ve lo dico, è molto importante perché diversamente c'è come il rischio un po' di distrarsi questo mese, da voi stessi, intendo. Tutto sommato devo dire che, insomma, soprattutto se avete una relazione da lungo tempo, c'è qualche cosa che cambia in positivo. Per qualcuno potrebbe essere la decisione di firmare il contratto per la casa, magari per qualcun altro andare a vivere insieme e per qualcun altro ancora si tratta di fare il passo successivo e di mettere su famiglia. Quindi vi dico che per qualcuno ci potrebbe essere il tema figli e se li state già cercando vi dico che agosto è un buon mese per concepire. Ora parliamo della vostra salute psicoemotiva del mese. Allora, io non lo so quale sia l'obiettivo che volete raggiungere, l'obiettivo primario, mettiamola così, che volete raggiungere. Quello che ho certo è che qui avete un 3 di spade, qui un altro 3 di spade e qui un 10 di spade. Sono carte di sofferenza, sono carte dalle quali vi volete allontanare e per allontanarvi avete bisogno di o un mediatore, probabilmente tra voi e magari non lo so, l'ambiente familiare, la relazione o semplicemente una guida, che vi aiuti a capire qual è il vostro obiettivo. Tenete presente che qui la stella ce l'avete girata al contrario. È come se non aveste ancora ben definito quali sono i vostri obiettivi. C'è la grinta, c'è la voglia di andare oltre, c'è la voglia di uscire da questa situazione un po' castrante, se vogliamo, con il 9 di bastoni, però è come se qui ancora bisognasse di definire per bene gli obiettivi. Questa guida o questo mediatore vi aiuterà a capire qual è la strada migliore per voi. Siccome abbiamo anche un re di spade e la carta della giustizia, non nego che per qualcuno potrebbe essere necessario l'aiuto di un avvocato, di un legale che vi dia anche lui certe dritte per fare le cose fatte bene. Adesso dipende poi un po' dalla situazione di ognuno, però sento che sarà un buon mese per capire che cosa vale la pena portare avanti in base anche a quello che si muove in tutta questa parte della lettura, che è tanta roba, ragazzi. Qua abbiamo ruota della fortuna, 2 10 di denari, imperatore, imperatrice e papa. Qui si parla di contratti, di soldi che arrivano, di premi, di regali, di nuovi contratti, quindi effettivamente di cose ne arrivano tante nel mese di, o meglio, le possibilità che si concretizzino queste cose sono molte, però è come se avessi bisogno di regolarizzare, di trovare una regola, di trovare un vostro ordine, anche di priorità, soprattutto visto che avete questa stella al contrario e che come se non lo sapeste ancora bene. Quindi, se non volete, diciamo così, appoggiarvi a un consulente esterno perché magari costa del denaro,
iniziate a orientarvi con quello che trovate in internet, su YouTube, su Instagram, su Spotify, cioè cercate di carpire informazioni per quello che potete. Perché qui con questo mago, secondo me verso settembre ci sarà come questo nuovo inizio. Tenete presente che la luna è una carta che ci parla di proiezioni ed è anche una carta che parla delle paure. E qui abbiamo un 5 di pentacoli. La consulenza, il legale, il mediatore vi serve per fare questo passo in avanti senza rimetterci del denaro, senza, come vi posso dire, rischiare di fare il passo sbagliato, ok? Se non siete sicuri o se non avete ancora, come vi dicevo qui, un obiettivo definito, fatevi aiutare da qualcuno che vi faccia capire quello che per voi è l'obiettivo migliore. Quindi non sarà una persona che vi dice devi fare così, ma sarà una persona con la quale valuterete le varie strade da prendere, poi sarete voi a scegliere, ok? Perché la scelta è solo vostra. Va bene ragazzi, penso di avervi detto abbastanza di tutto. Andiamo a vedere Osho, che cosa vi dice. Il matto un'altra volta e la rinascita. Oh che bello, parla di nuovi inizi e di una rinascita. Il 10 di spade ce l'avete già qui ed è proprio, guardate, è bellissimo in questa rappresentazione perché fa vedere un cammello, dal cammello esce il leone, dal leone esce il fanciullo. È una trasformazione, una rigenerazione, una rinascita. Qui parla delle varie vite, delle vite passate anche, e con il matto parla di un nuovo inizio. Secondo me è un buon periodo, soprattutto a livello spirituale. Vi dirò che è un buon periodo per fare ipnosi regressiva, per fare costellazioni familiari. Cioè io ho come la sensazione che abbiate bisogno di togliervi come un bagaglio animico del passato. E questo mese può essere il mese ideale per farlo. Che interessante. Andiamo a vedere ancora diciamo così, una potenziale difficoltà che vivrete nel momento di agosto, nel mese di agosto. Perché mi è difficile dare? Qui potrebbe essere perché il dare vi porta fuori da voi stessi. Dare si intende dare il proprio tempo, il proprio sapere, anche i propri oggetti, prestare le proprie cose, però è come se ci fosse una difficoltà ad aprire il cuore. È anche vero che quando uno ha poco è difficile dare, però è proprio dando che si smuove a livello energetico la legge divina del dare e ricevere. Tenete presente che qui avete anche la carta della giustizia. E la giustizia parla proprio della legge di compensazione. Tanto è stato tolto, tanto vi verrà dato. Però per smuovere questa energia bisogna prima dare. È un po' come l'esempio dell'armadio che faccio spesso. Se volete ricevere cose nuove dovete creare spazio nell'armadio e quindi dare via le cose vecchie. Andiamo a vedere una potenziale credenza limitante perché subisco un'influenza esterna. C'è per caso qualcuno che vi dice tanto per quanto si dà, la gente non ti dice mai grazie, oppure anche se tu dai gli altri non ricambiano. Però c'è una cosa da dire, è che noi quando diamo pensiamo che sia quella persona a cui diamo che ci deve restituire, però non è così. Noi iniziamo a dare, poi è la vita che ci restituisce, quindi non è necessariamente detto che sia la persona a cui noi abbiamo dato che ci deve restituire quello che abbiamo dato o che ci deve restituire il favore, come si dice, no? Ecco, un'altra cosa che potrebbe essere
diciamo, un'altra credenza che potrebbe esserci intorno a queste frasi è ehm, il fatto di non chiedere. Non chiedo perché poi sono in debito e quindi di conseguenza anche il dare diventa, come dire, limitato. Io non chiedo niente a nessuno perché gli altri vengono a chiedere a me, ipotesi, no? Ok, andiamo a vedere un pensiero su cui riflettere. Mi rendo conto che quando forzo troppo imbocco una strada più difficile. Ragazzi, nella vita, se le cose fluiscono è perché si è nella direzione giusta. Se invece ci si continua a incastrare, ci sono problemi, non si riesce ad andare avanti, lì io mi farei qualche domanda in più perché forse non siete proprio sulla strada giusta, ma bisogna fare una piccola deviazione. Amici del Capricorno, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato degli spunti interessanti di riflessione. Fatemelo comunque sapere nei commenti. Se volete sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi e condividere il video. Per iniziare un percorso di crescita con me basato sul lavoro delle credenze limitanti mi potete contattare via mail, io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona tutto il lavoro sulle credenze, ma lo stesso lavoro lo potete anche fare nella sezione degli abbonati. Anche lì tratto le credenze limitanti, sono divise per settore, quindi l'amore, famiglia, soldi, mamma, papà, insomma, ci sono vari settori che vado via via trattando. E comunque tratto anche temi di metafisica, di metamedicina, insomma, andate a dare un'occhiata ai titoli dei video, quelli si vedono, sono pubblici. Sono 4 playlist, andrebbero viste in ordine di numero perché è come se fosse una scuola, ragazzi. E tenete presente che se non trovate il tasto abbonati è perché avete un iPhone e quindi vi consiglio di abbonarvi o attraverso il computer oppure dal cellulare di qualche amico. Poi non avete difficoltà a vedere i video, però ecco il tasto abbonati non si sa perché, ma con l'iPhone non si vede. Bene, detto questo io vi auguro un agosto splendido, vi mando un abbraccio, vi ringrazio di essere stati qui con me e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!